a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi seconda puntata della nostra serie di story time, l'alfabeto drammatico. Su Instagram siamo un po' più avanti, però su Instagram non ci sono tutti i dettagli che vi darò oggi in questa nuova puntata. Allora, la prima puntata è stata dedicata ad Alessandra, la trovate qui sotto nella descrizione, se ve la siete persa la potete facilmente recuperare. Alessandra è un lesbodramma che si è concluso in un'unica puntata, che è durata comunque 20 minuti, ma che sono riuscita a iniziare e finire in un'unica puntata. Non sarà la stessa cosa per questo lesbodramma, perché questo lesbodramma è il lesbodramma. Iniziamo subito. Diana l'ho conosciuta a scuola. Diciamo che quando l'ho vista la prima volta, la prima cosa che ho pensato è: ah, ma anche meno, molto 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 meno, di un'antipatia, ma di un'antipatia, una di quelle spocchiose, tutte trasgressive, tutte... Senti, bella! Così. Però ovviamente non ho fatto nulla di tutto ciò. Io in quel periodo ero nel mio mondo fatto di musica e solitudine. Venivo da un'esperienza brutta, perché se avete guardato il video sono stata vittima di bullismo, saprete, altrimenti vi lascio anche questo qui sotto nella descrizione. E praticamente ero arrivata in quella scuola lì l'anno prima, quindi avevo fatto il quarto e quello era il quinto, quindi il secondo anno che facevo in quella scuola. Diciamo che il terzo anno però era stato molto difficile perché ero stata vittima di bullismo in un'altra scuola e quella cosa mi aveva frenato parecchio, quindi non riuscivo a sbloccarmi col francese, avevo paura che la gente mi prendesse in giro come avevano già fatto e quindi tendevo a stare molto nel mio per evitare figure di merda e per evitare gente che mi dicesse stai zitta, non sai parlare. Quindi per questo motivo io stavo per i cazzi miei e nessuno mi diceva niente, tipo vieni a parlare con noi. Vedevano che stavo lì per i fatti miei, va bene, ciao. E invece le cose sono cambiate appunto quando è arrivata Diana nella mia scuola. Io ero al quinto anno, quindi inizio il quinto anno, lei invece frequentava il quarto. Durante la ricreazione c'era questa sala enorme dove ci ritrovavamo quarte e quinte e ci mischiavamo tutti, cioè si mischiavano tutti, io no perché stavo da sola con le cuffiette. Un giorno durante la ricreazione, tipo 3 settimane dopo l'inizio della scuola, questa ragazza mi si avvicina, mi toglie la cuffia, no, prima mi fa così e poi mi toglie la cuffia. Io tipo, cazzo vuoi, cazzo tocchi? Come una tomboy qualunque, cazzo tocchi, cazzo vuoi? Lei gentilmente mi dice, ma perché stai da sola sempre qui tutti i giorni? Quindi la guardo e dico, ma perché non so parlare bene il francese? E lei mi guarda e mi dice, ma veramente non mi sembra che tu abbia grandi problemi a parlare il francese? Ah no? Non avevo grandi problemi a parlare in francese in realtà, perché anche a scuola durante le interrogazioni parlavo normalmente, cioè ormai l'avevo imparato, anche perché erano passati 2 anni da quando stavo a Bruxelles definitivamente, però ero rimasta bloccata su questa cosa. E quindi lei mi fa, dice, ma vieni con noi, stai con noi. Io ho detto, no, no, guarda, preferisco stare qua. E mi dice, ma tu ci vai a ballare? Insomma, beh, no. E a quel punto mi fa, che ne pensi di lasciarmi il tuo numero di telefono così quando esco con i miei amici magari ti chiamo e vieni con me? Io scioccata, nel senso scioccata e un po' allibita, sciocco allibita, perché scioccata perché dici, mi conosci, cioè non abbiamo scambiato due parole e cioè, bello, bello. E poi allibita perché molto molto bello il suo gesto, cioè ma chi lo fa che te vai da una persona e non la conosci, dici di uscire con te così senza neanche sapere se effettivamente ci può essere un'affinità o meno con quella persona. Ovvio non mi stava chiedendo di andare a cena fuori dove avremmo passato tutta la serata e poi non sapevamo che dire, mi stava proponendo di andare a ballare in discoteca, che comunque è una situazione molto easy dove c'è la musica, quindi anche se non ti trovi con una persona sti gran cazzi non è che dovete parlare. Comunque tant'è, io le do il mio numero di telefono, lei mi dà il suo, ok. Era tipo inizio settimana, arriva il weekend, io torno da un pomeriggio di shopping con mia madre, arrivo a casa, accendo il computer, MSN, una vita fa,
e trovo una mail sua che mi dice: guarda, io sono al lavoro, non riesco a contattarti sul telefono perché non ho credito, quindi ti mando questa mail per dirti che io questa sera esco con i miei amici a ballare, se vuoi venire fatti trovare pronta a mezzanotte e ti vengo a prendere. Ma così veloce, cioè neanche il tempo di pensare, usciamo, andiamo. Va benissimo, quindi io tutta contenta, mamma esco, mia madre, ma con chi esci? Esco, mi viene a prendere, arriviamo in discoteca, posto bellissimo, meraviglioso, pieno di gente, e io tipo un po' un pesce fuor d'acqua, sembravo una mezza nerd, perché cioè, mi sentivo un po' tipo, che sta succedendo? Scusate se guardo sempre di là, ma perché mi piace guardare nel vuoto, non per altro. Non c'è nessuno, è che io penso, ripenso, rivivo e quindi guardo nel vuoto perché rivedo tutte... Vabbè, basta, guardo qui, scusate. Dicevo, bellissimo. Passano 2 ore dalla serata, io studiavo un po', guardavo la situazione com'era, come non era. A un certo punto mi giro e tutti gli amici suoi stavano limonando con tutti. Maschi che limonavano con maschi, donne che limonavano con donne, donne che poi limonava col maschio che aveva limonato col maschio, che poi limonava con la donna che aveva limonato con... Ma tutta a po'! Ma che sta succedendo qua? Scusate, io stra mega sobria, non ho bevuto niente perché prima serata, cazzo, vuoi essere un po' lucida, capire che succede e che non succede. Rientriamo e lei mi dice, sì, noi è così, siamo molto scialli quando beviamo, giochiamo e non ci facciamo paranoie. Che top è questa vita notturna di Bruxelles! Io finora dove sono stata? Amo! Da lì la nostra amicizia prende il via, nel senso che usciamo per diversi weekend insieme, lei spesso mi chiede di fare delle cose con lei e con le sue amiche, andiamo di qua, facciamo shopping, facciamo questo, facciamo quello. Da subito io perdo completamente la testa per Diana. Proprio, avete presente i treni quando ti prendono in fronte così che dici è la fine? Uguale. Uguale, 2 settimane dopo ero già innamorata persa. Lei mi guardava e io morivo. Lei mi sorrideva, non è vero, non sorrideva mai, ma io morivo lo stesso. Perché Diana non sorrideva, perché Diana era una persona troppo complicata, stronza, anaffettiva, antipatica, non parlava, se c'era da dire da affrontare una cosa lei non l'affrontava. Diana aveva tutti i difetti possibili e immaginabili, ma quanto mi piacevano tutti quei difetti, voi non lo potete neanche immaginare. Ero una sottona fotonica. Mai stata più così con nessuna, ma con nessuna, non so se è il fatto che fosse la prima vera cotta, il primo vero innamoramento, o il fatto che dopo ho capito come funzionano le donne e quindi andatevela a piander culo mai più, ma io così succuba e dipendente da una donna solo con lei e basta. Oltre a tutte quelle cose già citate, Diana era anche un casino vivente, una bipolare, oggi ci sono, domani non ci sono, e ora ci sono, e ora non ci sono, e ora ci sono, e ora non ci sono, e oggi ti cago e domani non ti conosco, e oggi ti cago e domani non ti conosco. Così. Il nostro rapporto dopo un mese era diventato così. All'inizio tutti i weekend insieme, tutte le cose. Dopo un mese, oggi mi vedeva e domani non mi vedeva. Oggi, passiamo il pomeriggio insieme? Sì, 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 sì. Il giorno dopo arrivava a scuola, ciao. Che senso? Scusa, perché ciao? Dove vai? Dove stai andando? Ma così si saluta! Per lei era normale. Io tornavo a casa nera, ragazza, è nera, incazzata come una biscia domani e questa appena si avvicina, le tiro una sedia in testa e le faccio fare 4 capriole. Il giorno dopo si avvicinava, ciao, ciao. Bagnata, venuta, finita, innamorata, andata. Che se ci ripenso mi sale il sangue in testa. Comunque, durante tutte le serate fatte in discoteca, lei ha continuato a limonare il mondo. Limonava quello, limonava quella, limonava quello, limonava quella, chiunque. Però era per gioco, non è che si mettevano insieme, no. Avevano voglia, si limonavano, così. Poi il giorno dopo tutti amici come prima, bello, toppe.
E quindi io che facevo? La sera, prima di andare a dormire, quando si avvicinava il weekend, iniziavo a pregare. Santa Maria, fai che questo weekend limoni anche me. Così. Il primo weekend non mi ha limonato. Il secondo weekend non mi ha limonato. Il terzo weekend non mi ha limonato. Il quarto weekend non mi ha limonato. Il quinto weekend ho smesso di pregare e mi ha infilato la lingua in bocca. Ecco. Quando lei si è avvicinata quella sera, mentre io stavo ballando per i fatti miei, così, si è avvicinata, mi ha guardata negli occhi, ancora sudo se ci ripenso, mi ha guardata e mi ha infilato la lingua in bocca, ragazze. È stato un momento troppo romantico? No. È stato un momento che aspettavo? Sì. Ovviamente non aveva nulla di romantico quel momento, perché lei era un abitué di fare queste cose. Ma io invece ero lì che mentre limonavamo, mentre le nostre lingue andavano, a parte che limone voto 10, Diana voto 10 proprio. Mentre limonavamo tutto quanto, la mia mente era già lì. Una casa bianca, la staccionata, 3 Labrador, 4 bambini che ci corrono incontro quando arriviamo. Una vita perfetta io e Diana, nonostante fosse stronza, antipatica, inaffettiva, eccetera, eccetera. Sposate per sempre, per tutta la vita. Quindi lei limonava così, dopo 5 minuti che ha finito di limonare con me, ha iniziato a limonare con un altro, ma io la guardavo sempre così. Ah, che bella vita che avremo tu ed io. Una testa di minchia. Io, presente, eccomi. Rosy, DC, in arte diva e lesbica. Eccomi, in arte la queen della patata. Eccomi, sempre io. Vado a dormire a casa sua, il giorno dopo ci svegliamo, io apro gli occhi e dico, adesso parleremo di quel bacio. Perché voi dovete sapere che io sono una persona che parla molto. Non si era capito? Ma in generale, oltre che sui video, YouTube e tutto quanto, a me con le persone che mi stanno vicine mi piace parlare tanto. Se c'è un problema ne voglio parlare, se c'è una cosa bella ne voglio parlare, se ho discussione con una ragazza che frequento mi piace parlare per risolvere i problemi. Diana era muta, ragazza, è muta, lei non parlava mai. Bello, brutto, simpatico, antipatico, nuvoloso, temporali, soleggiato, non parlava mai. Nel senso, se c'era un problema da risolvere, faceva finta di niente e poi passa. Ma che cosa? Per una persona come me che vuole parlare, risolvere, capire e questo, lei no. No, bisognava fare finta di niente. Sempre. La morte nera. Comunque, di quel bacio però oggettivamente non c'era nulla di cui parlare, perché era un bacio come tanti altri, per lei. Per me invece no, per me era stato il bacio della vita, il mio primo vero bacio, cioè quello con Alessandra in confronto non era niente, perché quello mi aveva emozionato tutta, e quando dico tutta intendo tutta. Quindi io il giorno dopo mi aspettavo ah, che bello, ieri abbiamo limonato. Lei muta, si è alzata, si è messa sul divano, si è sdraiata, ha acceso la TV. Silenzio. Era in quel giorno in cui io ero invisibile. Va bene, io andrei. Sì, ciao. Che toppe, che bella giornata di merda. Quindi ho preso le mie cose e me ne sono andata a casa. E questa qua è diventata routine, ovvero noi che uscivamo, una volta sì, una volta no, il limone, poi dormivo a casa sua, poi il giorno dopo non mi cagava e via dicendo, così. Questa era diventata la nostra amicizia, oggi sì, domani no, oggi ti limono, domani no, tutto normale, tutto regolare per lei. Io invece i treni, pum pum pum, così, uno va, è freccia rossa, è freccia bianca, è freccia argento, li prendevo tutti in faccia, uno dietro l'altro, così. Decidiamo di andare a Parigi. 3 giorni, io e lei, per il mio compleanno. Che cosa romantica. Tra l'altro il mio compleanno è il 13 febbraio, il giorno prima di San Valentino. Decidiamo, prendiamo i biglietti per Parigi. Lei si fidanza qualche giorno prima della partenza. Io ovviamente per delicatezza le dico, guarda,
se vuoi passare il San Valentino col tuo ragazzo, mi sembra giusto. No, no, lo voglio passare con te. Lo vuoi passare con me il San Valentino? Passiamolo insieme. Partiamo. 3 giorni meravigliosi. Lei come mai l'avevo vista nella vita? Un amore, un'altra persona, affettuosa, dolce, parlava, un miraggio. Ma chi sei? Diana, dove sei stata finora? Quei 3 giorni sono stati meravigliosi. Tant'è che mi dice pure, sono contenta di essere venuta qui con te. Non avrei voluto passare il San Valentino col mio ragazzo. A quel punto, oltre alla staccionata, i 3 cani, i 4 figli, avevamo acquistato già pure la casa al mare, raga. Cioè, proprio una vita bellissima avremmo avuto insieme. Torniamo a Bruxelles e il suo ragazzo inizia giustamente a si vedono oggi, si vedono domani, si vedono oggi, si vedono domani, le prime 2 settimane. Io la vedo meno, giustamente, però vabbè, la vedevo a scuola, mi andava bene così. Anche se un po' rodimento di culo, modon tutta la vita, ogni volta che mi diceva esco con coso, suca, ups, scusate, è uscito proprio il palermitano che è in me, così, ha preso il sopravvento. E comunque, esco con coso, vabbè, che ci vuoi fa? Tu devi stare, sei l'amica, devi stare zitta e mandare giù. Questo inizia a fare lo stronzo. Oggi la caga, domani non la caga, quello che faceva lei con me, lui lo faceva con lei, favola. Fino a che non si fa più vedere, non si fa più sentire. Lei è disperata, una settimana non viene a scuola e chi è che fa sega per una settimana? Io. Per fare cosa? Per stare con lei, ovvio. Una settimana a letto con lei a consolarla. Le accarezzavo i capelli, le facevo le coccole, l'abbracciavo. No tesoro, non fai... No tesoro no, perché neanche le parole dolci si potevano usare con Diana. Le facevano schifo pure quelle. Quindi Diana, per nome, comunque le sono stata vicina una settimana, tutta la settimana non siamo andate a scuola, siamo state chiuse a casa sua a mangiare gelato, guardare serie TV e consolarla. Meraviglioso, io felice, io l'ho amato a quel tizio perché mi aveva dato la possibilità di stare vicino a lei così appiccicata, senza che lei mi dicesse gli hai rotto i coglioni, basta, smettila, perché poi io avevo anche sto timore, lei molto... abbaiava quando una persona provava ad avere un contatto fisico con lei, cercava in quella settimana invece il contatto fisico perché ne aveva bisogno. Quindi un sogno, la settimana più bella della mia vita quella è stata, appiccicata a lei. Durante quella settimana, parlando, perché ovviamente parlare un po' abbiamo parlato, anche se lei è mezza muta, decidiamo di passare le vacanze estive a casa mia a Palermo. Direte voi, bello! 10 giorni io e lei da sole a casa mia a Palermo. Non sapete cosa vi aspetta nella prossima puntata. Perché questa finisce qui! 1000 pollici in su e vi esco la prossima. Raga, la prossima c'è un colpo di scena schifoso. Schifoso. 1000 pollici in su per la seconda puntata di Diana. Il mio cuore è vostro, prima della patata e poi vostro.